Ciao a tutti e bentornati, andiamo avanti direttamente con il nostro lavoro. Abbiamo visto finora come entrare in gioco divisi per squadre e abbiamo già impostato l'UD, come dicevamo, della lobby che riporta i dati dei nostri personaggi, diciamo, dei nostri giocatori che sono in campo e li riporta anche già divisi per squadre. Adesso quello che vogliamo fare, siccome abbiamo già gestito il passaggio per andare nella mappa di gioco, quindi per il nostro trasferimento, andiamo intanto a vedere come funziona nel dettaglio, quindi per farlo andiamo un attimino a riattivare all'interno del nostro game mode della lobby il nostro evento di gameplay che ha appunto un lieve timer e poi si trasferisce nella mappa di gioco come abbiamo già visto. Quindi andiamo a fare subito una prova e vediamo subito che cosa c'è da fare. Quindi qui, come dicevo, abbiamo l'UD già impostato, mentre nella nostra altra sezione non c'è ancora nulla, quindi la prima cosa che faremo sarà andare a creare appunto questo UD e iniziare ad inserire i dati che abbiamo già nella lobby, che sono dati semplici ma importanti, che potete poi ovviamente utilizzarli come volete, inserirli o non inserirli, ma adesso li inseriamo tutti per vedere appunto come funzionano. E poi andremo a sistemare anche il giocatore, perché come vedete attualmente non si muove, è rimasto bloccato. Quindi chiudiamo, prima cosa andiamo a creare il nostro UD. Potremmo fare una cosa molto rapida, quindi andare nella nostra cartella widget, blueprint UDs, duplicare sia questo che il widget e poi sistemarli, perché sono praticamente identici utilizzando gli stessi dati, quindi per il momento possiamo anche fare in questa maniera molto più rapida. Quindi prima cosa duplichiamo il nostro blueprint e lo chiamiamo UD gameplay. Lo apriamo un attimo qua, questo ovviamente porterà in gioco il nostro UD widget che dobbiamo andare a creare, quindi non questo. Per il momento lo possiamo un attimo spegnere, possiamo anche chiudere un attimo questa variabile, perché sennò ci dà problemi e poi la andiamo a ricreare, quindi la cancelliamo proprio, che facciamo prima, e poi appunto andiamo a creare il nostro widget. Quindi torniamo indietro, andiamo su cartella e widget blueprint UX, abbiamo già questo creato, facciamo duplica e lo chiamiamo gameplay. Andiamo un attimo a sistemare, per esempio, vabbè, ora passiamo a tutti i dati, ma come dicevo qua, per esempio, potremmo dividere a questo punto togliendo il dato relativo ai giocatori totali, che a questo punto potrebbe anche essere superfluo, e tenere per esempio questi due dati, solo team 01 e team 02, oppure se faccio un battle royale al contrario, eliminate le squadre e mantenete i giocatori totali. Qui abbiamo già fatto un sistema per farlo, ma insomma abbiamo già visto tutte queste cose in passato, quindi sorvoliamo. L'unica cosa che voglio fare, giusto per differenziare un pochino, possiamo prendere questo block counter e spostarlo, magari lo mettiamo un attimino qua. Ok, giusto per avere un po' di differenza tra un quadro e l'altro. Se facciamo una prova andiamo subito a vedere che cosa succede. Quindi lo portiamo in gioco, qui andiamo a togliere il nostro widget blueprint, a questo punto gameplay, creiamo la sua variabile chiamata widget blueprint gameplay e facciamo add to import. Un'altra cosa che dobbiamo fare ovviamente per portarlo in gioco è inserire questo UD all'interno del game mode corretto. Quindi game mode, gameplay, game mode, lo apriamo
e qui nella tendina laterale, nella classe UD, inseriamo gameplay, quindi dovrebbe entrare correttamente. Voi direte adesso i codici sono uguali perché il nostro UD cosa fa? Andrà a prendere i blocchi, come vedete qui non abbiamo codice perché il codice è contenuto all'interno dei blocchi e dovrebbero funzionare i blocchi e andiamo a vedere subito se funzionano. I blocchi sono identici, uno potrebbe pensare appunto che funzionino da una parte e dall'altra, ma come dicevo prima alcuni dati verranno distrutti all'interno, durante il trasferimento tra una mappa e l'altra. E infatti vediamo che il dato che viene ricavato sul momento funziona, quindi quello che è il nome della mappa, che passiamo quindi da menu lobby a map gameplay, questo ci rimane. Certo, ovviamente dovete rinominarlo senza il prefisso che quando farete il gioco avrete il nome corretto della mappa. Mentre il conteggio dei giocatori viene perso perché viene gestito da GameState. Il GameState durante il trasferimento dei dati da un quadro all'altro viene distrutto e ricreato, quindi utilizziamo sempre lo stesso GameState per entrambi i game mode che ce li abbiamo impostati qui, però vengono distrutti e ricreati e dobbiamo quindi fare in modo che questo dato venga salvato all'interno della game instance, che è l'unico blueprint che non viene distrutto tra i passaggi perché persiste dall'inizio alla fine della partita. E non abbiamo creato ovviamente tutto il codice nella game state, nel game instance, ma l'abbiamo creato nel game state per il semplice fatto che, come dicevamo, il game instance non può replicare perché esiste solo su la macchina che sta riproducendo il gioco in quel momento, quindi non può risalire a un server generale e fare passaggi superiori e andare a prendersi, diciamo, le variabili che gli servono. Quindi tutto quello che viene distrutto in questo passaggio e non passa dal game instance viene perso, ma va gestito appunto nel game state o in altri punti a seconda di cosa stiamo gestendo per poterli replicare e farli funzionare in multiplayer. Quindi quello che abbiamo già fatto è stato replicare e fare tutto il game state, adesso ci dobbiamo occupare della game instance, quindi facciamo un po' di spazio, andiamo ad aprirci la nostra game instance e qui non dobbiamo fare altro che inserire le nostre variabili da riempire perché questo farà da ponte. Per il momento non lo utilizzeremo con del codice sul grafico, semplicemente sarà una banca dati, quindi tutti i dati che vengono rilasciati li dobbiamo andare a salvare lì. Quindi andiamo sulla nostra game mode della lobby, non nella game node nuova del gameplay, ma nella lobby, e qui come vediamo abbiamo già una fuoriuscita di dati e va a salvare direttamente le variabili che si inseriscono nel game state. Ora le stesse variabili le andiamo a prendere dal game state prima che venga distrutto e le andiamo a salvare nella game instance, quindi mettiamocele un attimino più a favore, quindi qua abbiamo la game instance, qua abbiamo il game mode e ci serve anche il game state per il momento, ok, perché le variabili sono le stesse, quindi possiamo prendere la prima variabile, fare CTRL C e la andiamo a copiare nel game instance, CTRL V, e così per il resto delle variabili, quindi player 1, 2 e anche il max player lo vogliamo salvare qua in modo da non doverlo più gestire in altri modi. E ora andiamo a riempire queste variabili che ci serviranno poi da richiamare nel nuovo game mode, quello di del gameplay. Quindi per gestirlo andiamo su lobby game mode come dicevamo e andiamo a salvarci questi dati direttamente presi dalla game instance, quindi escono da il nostro login, vengono salvati nella game instance e poi riproposti.
quindi get game state, quindi get game instance, prendiamo la nostra game instance personalizzata, prendiamo tutte le variabili da impostare, quindi R, e qua possiamo chiamare players in game, qui facciamo R, e possiamo chiamare la sim 01, quindi 02, e impostiamo anche i max player. Ok, prendiamo i dati da ovviamente la variabile aggiornata, perché così almeno abbiamo i dati precisi, quindi possiamo fare così, quelli che ci servono sono tutti questi dati, quindi il primo dato è relativo alla sim 01, inseriamo nel sim 01, il secondo dato ovviamente sarà sim 02, qui abbiamo il dato dei player correnti e il max player se lo andiamo a creare, perché lo dobbiamo scrivere manualmente, lo scriviamo qua, lo possiamo già creare in una variabile come questa, possiamo anche mettere nella generazione, ok, lo andiamo a duplicare e la chiamiamo max player. E qua abbiamo detto, compiliamo, che gli diamo un max di 4 giocatori, ok? Quindi questo dato l'abbiamo visto prima in partenza, che ci serve per decidere quante squadre devono essere prese in considerazione, questo dato qui. Ovviamente sono 2 squadre per un massimo di giocatori di 4. E questo dato lo andiamo a aggiungere manualmente qui, quindi max player. Possiamo anche impostare, che me l'ero persa, un'ulteriore variabile qua, visto che invece di inserirla manualmente, come diciamo, la andiamo a inserire correttamente già da qua, visto che il numero deve essere sempre lo stesso, quindi R, e qui abbiamo ok, set max player. Questo qui è un dato che, per chi non l'avesse seguito prima, il capitolo precedente l'abbiamo impostato a mano all'interno del nostro game state, quindi come vedete se andiamo su game state, il max player era impostato a 4, in realtà possiamo già anche lasciarlo a 0, 4 no, è indifferente, perché verrà sovrascritto appunto da questa variabile. Andiamo a collegare di nuovo il tutto. E questa variabile ovviamente possiamo anche, se vogliamo unificare un pochino le cose, andare a metterla qui. Il risultato non cambia. Perfetto, dovremmo aver impostato tutto. Adesso ogni volta che un giocatore entra viene registrato, viene diviso per squadra, spawna nel mondo di gioco e va ad incrementare il player in team vari e le variabili relative al conteggio dei giocatori all'interno del game state, e questo dato viene salvato all'interno della nostra game instance. Ora dobbiamo andare a richiamare questo dato
per farlo funzionare nel nostro nuovo game mode. Quindi dobbiamo adesso richiamare da qui tutti i dati che ci servono e quindi andiamo a creare un conteggio. Allora abbiamo un po' di delay tanto per cominciare in modo da non far sovrapporre troppo i dati. Mettiamoci anche un secondo, poi andiamo a togliere, ora vediamo, tanto vediamo per fare funzionare tutto bene di utilizzarlo. Poi dobbiamo andare a chiamare la nostra game instance, quindi e qui quindi all'interno del gameplay game mode dobbiamo richiamare tutti i dati che abbiamo fatto immagazzinare nella game instance all'interno del gameplay game mode, in modo da poterli poi trasferire al nostro widget e avere un dato preciso, e poi ci serviranno ovviamente anche per i punteggi eccetera eccetera, quindi è un dato molto importante che venga passato. Allora, per passarli non li possiamo passare direttamente ovviamente al widget, dobbiamo far passare tutto per la nostra game state di nuovo, quindi come dicevo è proprio un ponte. La game state si distrugge, prima di distruggersi archivia il dato sulla game instance, la game instance all'inizio del nuovo quadro va ad impostare la game state che sia creata nuova, quindi si distrugge e si ricrea e abbiamo questo ponte che ci mantiene vivo il dato, altrimenti come abbiamo già visto prima da test non ci funziona. Da qui possiamo andare a cercare la nostra game instance personalizzata, game instance. Da qui possiamo andare a richiamare tutte le nostre variabili, quindi get current player game, possiamo andare a richiamare la nostra team, di nuovo get team, questa volta 02, e possiamo anche andare a richiamare il nostro max player. E come dicevo le dobbiamo impostare nella nostra game state, quindi scriviamo get game state, chiamiamo la nostra game state personalizzata, anche qui possiamo già salvare la nostra variabile come game state, così ce l'abbiamo. E da qui possiamo andare a impostare tutte le variabili che si sono aperte nel tragitto, quindi la prima sarà cat current players in game, poi avremo set team 01, team 02, e set max player. E ora semplicemente dobbiamo andare a inserire i dati corretti, quindi come possiamo fare ok, quindi abbiamo passato tutti i dati che ci servivano e dobbiamo però passare ancora tutti i dati nella nostra game state, ok, ufficialmente, perché attualmente sì, li stiamo passando ma non li stiamo ancora replicando correttamente. Per replicarli correttamente, se ricordate, abbiamo utilizzato prima una funzione di replicazione rep notify, ok, quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente andare a prendere il dato giusto, perché ora come vedete sta effettivamente passando i dati solo al widget della lobby, noi dobbiamo passarli ovviamente anche al widget del gameplay, ok? Quindi quando entriamo nella lobby verranno aggiornati la state della lobby, ma quando entriamo nel gameplay
il nostro widget, il nostro wood lobby non ci sarà e quindi fallirà. In questo modo, una volta che fallisce, possiamo andare a richiamare il nostro wood del gameplay e lo andiamo a richiamare un secondo da il nostro get wood, quindi get player controller get wood generico, e poi richiamiamo il nostro wood specifico, quindi in questo caso il nostro gameplay. Lo chiamiamo, come dicevamo, se fallisce, e se fallisce lui chiama il suo widget, quindi widget blueprint gameplay, che chiamerà a sua volta il blocco, che in questo caso sarà ovviamente lo stesso, però i dati aggiornati le arrivano su il suo, cioè diciamo sul widget corretto, ok? Quindi qui scriviamo update e qui sarà ovviamente uguale, e qui andiamo ad inserire gli stessi dati, cambia semplicemente solo il widget, poi tutto il passaggio resta identico. Ora, fatto questo, possiamo andare a fare una prova e teoricamente dovrebbe funzionare tutto. Torniamo alla nostra viewport, andiamo ad impostare più giocatori, facciamo 3, così vediamo se abbiamo tutto sto controllo. Play as client, play. Ok, quindi il dato ovviamente come già funzionava viene aggiornato correttamente, abbiamo due squadre piene, una a metà, e adesso come vediamo il dato ci funziona anche su questo lato del gioco, quindi abbiamo il nostro wood, abbiamo il nostro livel name che già funzionava, e adesso ci funziona anche il nostro conteggio dei giocatori, quindi abbiamo 3 giocatori in totale. Abbiamo 2 giocatori nella squadra 1, un giocatore nella squadra 2. Ok, abbiamo un'ultimissima cosa da sistemare prima di chiudere il video, che è quella di sistemare appunto il movimento dei giocatori, perché attualmente, sentite, sto cliccando i tasti ma sono bloccati. Lo sistemiamo subito. Per sistemarlo dobbiamo andare nel nostro player controller, quindi se andiamo a vedere nel nostro game mode, quello del gameplay, abbiamo la nostra classe controller personalizzata, l'apriamo e se vediamo dentro il nostro, intanto l'apriamo e vediamo anche che come mai era bloccata, perché abbiamo fatto 3 cose fondamentali nella lobby. Abbiamo dato intanto i comandi direttamente al widget, quindi non potevamo più effettivamente muovere i giocatori senza interloquire con il widget. Seconda cosa, abbiamo dato possesso al mouse in modo che fosse sempre presente, e cosa importante, abbiamo tolto il parent, quindi non riceve più gli input da il suo genitore, e quindi non sa da dove prenderli e il giocatore non si muove, quindi dobbiamo andare ad invertire diciamo questo processo. Quindi possiamo selezionare questo per far prima anche il self, CTRL C per copiarlo, andiamo al nostro gameplay player controller, prima cosa andiamo a ricollegare il parent, andiamo a togliere possesso al mouse, quindi scomparirà e dovremo poi muoverci giustamente con la tastiera o con insomma un joypad, quello che volete, o il telefono stesso, e poi dal self, quindi da controller stesso, andiamo a cercare game only, che è ovviamente il contrario di we only. Andiamo a unire e dovremmo aver risolto anche questo piccolo passaggio. Andiamo a fare l'ultima prova, proviamo con 2 giocatori che è un po' più leggero, tanto abbiamo già visto che funziona. Quindi abbiamo 2 giocatori su 4, un giocatore per squadra.
attendiamo il passaggio, attendiamo ovviamente l'aggiornamento e vediamo che i giocatori adesso sono liberi di muoversi ed è tutto replicato perfettamente, è tutto perfettamente funzionante. Un'ultima cosa, se vi ricordate avevamo messo un delay di un secondo, infatti come vedete ci mette un attimo ad aggiornarsi, potete toglierlo come no, perché poi nella costruzione del gioco fondamentalmente ci saranno schermate di intro o cose del genere, fade in, eccetera eccetera, oscuramenti, schermate di caricamento, tutto quello che volete, e queste cose non si vedranno più, però se volete potete abbassarlo. Io per il momento lo lascio per dare spazio alla logica in modo che non si inceppi. Ok, quindi non ho altro da aggiungere per questo momento. Il prossimo passaggio sarà questo ambitissimo timer di cui abbiamo ampiamente già parlato e discusso, però c'è stata comunque ovviamente una preparazione abbastanza lunga per farlo, ma perché abbiamo dovuto ricavare comunque dei dati essenziali che ci serviranno per tutto il gioco. In ogni caso abbiamo un progetto molto pulito, molto leggero e molto semplice da intuire. In caso comunque aveste problemi, che non vi funzioni qualcosa, potete sempre lasciarmi un commento, vediamo di risolverlo il prima possibile, in modo che il vostro processo appunto nell'apprendimento e nello svolgimento del vostro lavoro sia il più fluido possibile. Per il momento quindi vi saluto, vi ringrazio per aver visionato anche questa parte del video, ci vediamo la prossima volta, a presto.